Primo piano, sto già salivando, e secondo piano check. Vammi di cipollina? Bello! Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Ragazzi, benvenuti. Voi direte, ma dove? Nel vostro studio? No, nella cucina di casa nostra, che poi sì, è anche un po' il nostro studio. Colazione prima della ricetta. Non vedo errori nella gestione della luce di questa inquadratura. Mi raccomando ragazzi, non fatevi mancare mai la tazza di Winnie the Pooh quando fate colazione. È il momento di inaugurare la nuova cucina, ragazzi. Ricettina easy per invitare gli amici a casa quando avete ancora tutti gli scatoloni in giro. Quindi oggi si frigge. Ragazzi, benvenuti nella nostra nuova cucina e nella nostra nuova casa. Non so quanto si veda da questa inquadratura, ma magari vi faremo vedere che cos'è che stiamo guardando noi, più che altro stiamo guardando degli scatoloni. Abbiamo dovuto acchittare il tutto con delle luci di fortuna, sembra quasi una live di Twitch per chi se la ricorda. Chi se la ricorda? Come dite, vi interessa fare un room tour di questa casa? Seguiteci su Instagram. Se no, se vi do la pappa pronta su YouTube, poi su Instagram non ci seguite. Ma torniamo a bomba alla nostra videoricettina. Siccome è la prima videoricetta dalla casa nuova e siccome volevamo invitare amici, ma non abbiamo amici all'infuori di voi. Ti piace questa sviolinata a tutta la community? No. No. Vabbè, ormai l'ho detta e quindi rimane. Che cosa c'è di meglio che inaugurare la nuova casa facendo hamburger e patatine per tutto il quartiere? Ma se proprio dovete inaugurare una nuova casa, dovete farlo comprandovi una cucina così. Se vi interessa avere più informazioni sulla nostra cucina, tutte le info in descrizione. Per darvi l'idea, questa è la situazione di questa mattina, che manco studio aperto. No, studio aperto meglio, mi sa. Potrei farvi vedere anche il retro della nostra casa, basta! Franci, come al solito sono passati 36 minuti e ancora non abbiamo parlato degli ingredienti. Oggi cucineremo dei fantastici smashed burger. Ma su questo canale abbiamo già fatto una ricetta di hamburger. Non mi risulta, non mi ricordo, non andate a cercarla, era tutto sbagliato. Quella vera è quella che facciamo oggi. Diciamocela tutta, la volta scorsa i panini erano venuti non tanto sofficiosi. Come abbiamo deciso di fare questa volta? Li abbiamo comprati, buonissimi. Ecco, diciamo che abbiamo perfezionato la ricetta rispetto a quella del primo video. Uscite, andate da uno bravo e li comprate. Rapidamente gli altri ingredienti. Per quanto riguarda le patatine fritte, patate. Per quanto riguarda l'hamburger, carne. E per quanto riguarda le cipolle sott'aceto? Indovinate un po'? Cipolle. Faremo la nostra patty solita che vi condivideremo. Nell'hamburger metteremo cheddar. Apriti cheddar. Onestamente è sempre stato un formaggio che noi abbiamo sempre un po' schifato, diciamo la verità. Però abbiamo scoperto che nel burger fa la sua porca figura. D'altronde gli americani se lo usano, un motivo ci sarà, no? E soprattutto è molto bello, molto giallo da vedere ed è perfetto per le inquadrature. Maionese e ketchup per fare la salsa rosa, tipica dello smash burger, e un po' di spezie. Ora si comincia a cucinare. Sembra Tetris, tipo. Incominciamo dalle patate perché sono quelle che poi a un certo punto dovranno riposare perché ragazzi facciamo la doppia frittura. Aston Blumenthal Docet. Visto che facendo trasloco ho ritrovato il mio grembiule. Ma no, ma mettitelo come fanno gli youtuber. Franci, grembiule! Vi piacciono questi sketch di YouTube della Prima Repubblica? Incomincio a pelare le patate. Lo faccio in fretta perché Giano è fuori al freddo e al gelo in balcone. Dai che fa freddo! Pelare le patate, sapete pelare le patate. Ma se lo fate come lo fanno gli youtuber, viene meglio. Proveremo a fare la versione Pont Neuf. Franci, che cos'è la versione Pont Neuf? Le patate Pont Neuf sono dei parallelepipedi perfetti, lunghi circa 7 cm. Allora, la parola perfetti era la parola circa, nella stessa frase non stanno bene insieme. Lunghi 7 cm, 1 centimetro per lato, tutto quello che viene più o meno via, buttare. Che sarà il nostro caso? Fate delle bistecche. Io l'ho vista una volta a Masterchef che facevano questa prova. Morivano tutti.
cos'era il test di Squid Game sulle patate fritte? Non saranno perfetti, il ponte non sarà proprio neuf. E soprattutto non starà tanto in piedi. Mettete tutto in una ciotola, perché ora bisogna lavarle per mandare via l'amido. Perché voi direte, ma perché vi siete presi questa astronave di cucina? È perché Franci soffriva il fatto che non aveva spazio per lavorare. Ora, se venite a casa nostra, vi potete sdraiare sulla cucina. Cipolle situation. Nel vostro panino bello grasso vi servirà un ingrediente acidino. Ci pensano le vostre cipolle. Mini ricetta dentro la ricetta. Bravo Gianni. Per le cipolle avrete bisogno di cipolle rosse, uno spicchio d'aglio, un po' di pepe in grani, dello zucchero, un paio di foglie di alloro, non devono essere mastodontiche come queste, vanno anche bene un po' più piccole, sale, e farete bollire il tutto in una soluzione acquosa fatta da 2 parti di aceto e 1 parte di acqua. Quindi queste qua sono puramente indicative perché magari avrete bisogno di un po' più di liquido, ci siamo capiti. Prendete le vostre cipolle, le sbucciate, bestia mi viene da piangere, e le tagliate sottili sottili, sgrossatele anche un po'. Sgrossare significa? Sgrossare significa fare questo lavoro qua, Franci, che ti sporca tutta la cucina. Parte di acqua. Parte di aceto, dopodiché tutti gli ingredienti dentro: zucchero, pepe, spicchio d'aglio, foglia di alloro, sale. E portiamo a ebollizione. Ragazzi, non potete capire che bellezza è avere i fuochi finalmente disposti in orizzontale. Così io e Franci ci mettiamo uno a fianco all'altro e non litighiamo. In realtà poi litighiamo uguale, però non esagerare. E che? Fidati. Bene amici, Franci ha appena mandato a puttane. Ah, ma stavamo riprendendo? Sì, vabbè. Verranno degli hamburger dolci. No, verranno delle cipolle spaziali. Mentre la vostra soluzione solusce, mettete tutte le vostre cipolline dentro un contenitore tipo questo. Probabilmente non ci staranno tutte perché le abbiamo fatte per tutto il condominio. Ci stanno? Ma figurati, non ce ne stanno neanche metà. Vabbè, ne faremo 2. La nostra soluzione bolle. E adesso combinate un bel disastro nella cucina nuova. Devo stare a favore di camera, poi venire tu di qua. Devi cercare di fare meno danni possibili. Ma guarda che io vado, Vai. Tu non lo stai riprendendo? Vai. No vabbè, ma che capi siamo? Abbiamo esagerato con le cipolle, però il liquido era perfetto per i 2 barattoli. E abbiamo fatto cipolle sott'aceto per i prossimi 2 anni? È un problema visto che durano soltanto 2 settimane. Tra l'altro, ovviamente accertatevi di inserire all'interno anche i granelli di pepe, lo spicchio d'aglio e la foglia di alloro, perché saranno gli ingredienti che andranno in infusione con le vostre cipolle e rilasceranno il sapore a papà. Se vi steste chiedendo, perché so che ve lo state chiedendo, ragazzi, ma questa ricetta è incredibile delle cipolle sott'aceto, dove l'avete presa? L'avete studiata all'Alma? L'avete letta sull'Artusi? No ragazzi, TikTok. Su TikTok c'è tutto, su TikTok c'è proprio il senso della vostra vita. Ora li facciamo riposare a temperatura ambiente perché sono bollenti, dopodiché li mettiamo in frigo, in un paio d'ore sono pronti, meglio se aspettate tutta la notte. Cosa che noi evidentemente non possiamo fare. Siamo arrivati al momento delle patate. Ora le facciamo bollire in acqua per circa una decina di minuti in modo tale da dargli una precottura e poi passeremo in un secondo momento alla prima frittura e alla seconda frittura. Dovete lavarle fino a quando l'acqua sostanzialmente rimane pulita, di modo tale che le sciacquate dall'amido in Complimenti eccesso. per le calze. E giunge infine, cari amici, il momento della carnazza. È pur sempre un video sugli hamburger, no? O vogliamo parlare di patate e cipolle tutto il tempo? Abbiamo preso un macinato di bovino adulto, prendete il taglio che più vi piace, basta che abbia una buona percentuale di grasso, diciamo che un 80-20 dovrebbe andare bene. Ora andremo a ricavarci delle polpettine molto simpatiche da circa 80-100 grammi. Prima di fare ciò andiamo a condire questa carne con un cucchiaino di induia, un cucchiaino di senape. Niente sale e pepe per il momento perché andremo poi a condire in cottura. E ora tornate bambini e come quando giocavate col didò, prima mischiate e poi fate delle belle pallettine. Tanto le mani me le sono lavate la settimana scorsa, per cui raga, non lo potete sentire, ma la senape e l'anduia danno già un profumo che è qualcosa di incredibile. Mentre Franci verifica la cottura delle patate, una cosa importante che non vi ho detto sulla carne: tiratela fuori dal frigo in anticipo come abbiamo fatto noi, di modo tale che quando la lavorate per fare le polpette e quando poi la cucinerete non sarà fredda
merda di frigo. Qual è l'ansia relativamente alle patate? Che non siano all'altezza dei miei burger, io ti avviso, Franci. Il mio burger si schifa se le tue patate non sono all'altezza, Bisogna portarle a cottura e tecnicamente portarle molto avanti in cottura, di modo tale che la superficie diventi brutuluta. Qual è il problema? Che se fate questa cosa qua sono anche molto fragili. Insomma, stai mettendo diverse mani avanti. Sì, al sì, grido di sì. grutuluta. Esatto. Mi raccomando, scrivete nei commenti grutuluta se vi è piaciuto questo video. Nel frattempo, come potrete notare, la nostra maionese si sta laccando. Sta diventando quasi una fantastica crema pasticciuera, la cosa più buona che esista in natura. Bene, abbiamo fatto delle travi di patata, ragazzi. Che servono effettivamente per costruire un ponte. Facciamo raffreddare e torniamo dalla carnevigiano. Che sarà quella che salverà le sorti di questo video. Andiamo di polpettine. Bilancino tattico tac sui grammi e non sugli odds. Penso che farò delle polpettine di 90 grammi per non far torto né agli 80 né ai 100. È giunto il momento della frittura, il momento più temuto. In tutta questa fantastica cucina voi vi chiederete: e la cappa? Ma che è davvero davvero? La cappa c'è, ma non si vede. Vai Franci, teletrasportami. Attendere prego. Attendere prego. Non ve l'aspettavate questo, eh? Sì, va fino al soffitto, quindi tra un po' non ci vedremo più. Prego la mia assistente venire da questo lato perché quella camera non è più a favore di ciò che sto per fare. E questa fantastica cappa si accende così, voilà. Aspirazione 1, aspirazione 2, aspirazione 3. Mettila in aspirazione supersonica. Questa è l'aspirazione supersonica. Sì. Che adesso spegneremo perché sennò non si sente più una fava. Tanto non la possiamo accendere perché fa rumore. Ho speso miliardi di dollari per questa cappa e mo non la faccio vedere. Vi ricordate la cappa? Ecco, non la usiamo. La casa saprà di fritto per qualche settimana. Quindi olio. Dovete sapere, cari amici, vi faccio questa rivelazione, che Franci è assolutamente nemica del fritto. Io sono assolutamente contraria al fritto. Credo che sia la seconda volta nella sua vita che frigga una qualsiasi cosa. Però nel caso del video dei burger non ha potuto esimersi. Anzi, è stata un'idea mia. E che fai gli hamburger con i broccoli? Dai, con sto olio. Ecco, magari chiuderei la porta della camera da letto, che ne pensi? Può essere una bella idea. E fin qua, tutti amici. Ah, c'è della professionalità su questo canale, Non è che c'è della professionalità, è che nel primo tentativo che voi non avete visto della scorsa settimana, Franci ha fritto le patate senza il termometro. C'è della professionalità su questo canale. Ha fritto le patate senza il termometro, totalmente a casaccio. Sei sopravvissuto? Questa è la consistenza delle patate dopo che sono state bollite. Va Giacomo, va! Ma che cos'è? I ragazzi lo sanno che se non cito almeno una volta Aldo, Giovanni e Giacomo nel video, il video non può andare su. Ma Franci, parlami di Aston. Prendete questo video come un avvicinamento verso la perfezione. Partendo da un po' lontano, oserei dire. È un lungo percorso che si basa su informazioni che ho trovato sull'internet, quelle che ha messo a disposizione il buon Aston Blumenthal. Stiamo facendo le patate in 3 cotture. La prima è la parte in cui le abbiamo bollite. La seconda è quella in cui le friggiamo per 5 minuti a 130 gradi e la seconda è quella in cui le friggiamo per 7 minuti a 180 gradi. Cioè praticamente ci sono 2 seconde. Ma quanto ti diverti ad avere un termometrino? Ma guarda che è veramente la svolta, ragazzi, compratevelo, fatevelo regalare a Natale. A quanto dobbiamo arrivare? A 130. Si vola? Franci piccolo chimico. No, ma soprattutto la domanda è: come faccio a mantenere stabile la temperatura? Perché non è che ho una friggitrice professionale, ho un pentolino con un termometro. Il mio buon senso mi dice di arrivare a 135, 140 e poi di buttare le patate, perché buttando le patate abbasserò la temperatura. Lo capite quanto stiamo andando a caso? Ma non stiamo andando a caso, ragazzi, e poi comunque in ogni caso c'è un processo di apprendimento, no? Ecco, ma magari il processo di apprendimento fatelo prima di pubblicare il video su YouTube per i fatti tuoi. Ma no, ragazzi, il senso di questo video è: vi accogliamo nella nostra casa, cuciniamo insieme. 1, 2, 3. Ah, devo mettere i minuti. Ehi Google, metti timer 5 minuti. Google, ehi Google. Certo, ho impostato un timer di 5 minuti a partire da adesso. Ma anche voi ragazzi avete il Google Home un po' rincoglionito che dite le robe e vi capisce solo alla 4ª volta?
È un problema solo nostro. Ma perché friggiamo in una cosa così piccola? Non potevamo prenderla un po' più grande? Ma perché in teoria si frigge in qualcosa di profondo. Avevamo degli elementi profondi un po' più larghi. Io avrei usato un bicchiere. Poi dovete capire, ragazzi, che l'altra cosa di cui Franci non può proprio fare a meno nella vita è il paraschizzi. Certo, perché pulisco solo io. Vi prego, fatemi sapere nei commenti se anche voi siete afflitti da qualcuno che vi rompe le balle con l'uso del paraschizzi. Ok, questa è la prima frittura. Belline sembrano belline, indubbiamente. Franci ha terminato la sua frittura, spostiamoci nell'altro set. Ci portiamo un po' avanti prima di fare la seconda fase di frittura lavorando alcuni ingredienti. Ad esempio, maionese e ketchup li andiamo a unire e facciamo la salsa rosa. Maionese, quella che una volta era anche conosciuta come maionese. Ora noi non useremo tutta questa maionese e tutto questo ketchup, l'abbiamo fatto per fare un po' la scena. E la salsa rosa ce l'abbiamo. Ragazzi, questa è di una semplicità estrema, mischiare maionese e ketchup. In realtà la salsa rosa prevederebbe anche Dell'alcol. Dell'alcol. Un ingrediente liquido che non mi ricordo, ma che i ragazzi ci faranno sapere. Noi la facciamo semplice perché sono ricette per chi non ha tempo. Ti piace? Andiamo ad affettare il nostro cheddar. Perché ne abbiamo preso un cubo? Per fare bella figura con la community e dopodiché lo mangiamo a morsi quello che avanza. Fate delle fettine non troppo spesse, non troppo sottili e vi ricavate 4 fette di cheddar. Ora, siccome si chiamano smashed, vi serve questo. Non ce l'avete? Va bene anche una padella, un mattone, una pila di libri, il vostro cugino che pesa tanto, qualsiasi cosa possa aiutare a piallare le vostre patties. Piallerà per noi oggi il concorrente Franci. La motivazione di piallarlo fuori dalla padella, per quale motivo? Perché voi lo vedete fare sempre nelle hamburgerie, ma hanno delle piastre giganti. Certo, Franci, che ti sei comprata una cucina gigante, potevi anche prendere una piastra gigante a questo punto. E voi, come quando vi stirate le camicie, nello stesso identico modo e con la stessa energia, E con lo stesso entusiasmo, vi piallate i burger. facendolo tra 2 fogli di carta da forno, riuscite a gestire il tutto in maniera ottimale. Voilà. Voilà. Non è solo un tema di non avere la piastra, è anche un tema che se lo fate in quel momento lì, poi dovete gestire perfettamente le cotture e i tempi. Ovviamente poi questa cosa che vi sembra anche forse troppo piallata, in cottura si restringerà. Vai Franci, pialla come solo sai fare tu. La piallatura, ragazzi, è quella che vi creerà, e scusate ma in questo video ancora non l'avevamo detto, la reazione di Maillard, cioè la crosticina. E insomma un po' un metti la cera, togli la cera. Mi raccomando, non piallatevi le dita, che è un attimo. Là e 4. Momento clou. Seconda frittura delle patate, seconda e ultima. Temperatura dell'olio? 180 gradi, 7 minuti. E abbiamo quasi raggiunto l'obiettivo di trasformare casa nostra in una friggitoria. Friggitoria Giano e Franci. Ragazzi, sembrerebbe che stia venendo una bella storia. Tanto poi ci sarà un abile taglio, io prendo quelle ordinate con Glovo e vi faccio vedere quelle. Oppure un abile color correction. Che non so fare, quindi prendo quelle Abbassa ordinate con un po' che siamo a 182. Non così tanto, di meno, di più, alza di più. Allora, Franci, come sono venute ste patate? Ma Le volevo meno marroni e le volevo più dorate. Croccante esternamente, però la crosta non mi soddisfa. salveremo tutto con la cottura dei burger. Filo d'olio? Filo d'olio. Filo d'olio. Fiamme dell'inferno. Il rumore più bello del mondo. Resistete alla voglia che avete di girare subito questa patty, lasciatela lì un attimo. Quando sentite che lo sfrigolamento cambia un po' rumore, comincia a scoppiettare, vuol dire che sta maiardando e quello è il momento in cui dovete girarlo. Come potete notare si sta anche restringendo. Un briciolo di seasoning con le nostre spezie. Momento della verità. Fettina di cheddar. E tappiamo in modo tale che il cheddar si sciolga. Nel frattempo il bun si è dorato e lo andiamo a guarnire con un letto di salsa rosa. Il cheddar mi si è sciolto, appoggiamo delicatamente e via con la seconda patty. Condimento. Ragazzi, non ve l'ho spiegato, queste spezie che sto mettendo sopra è un rub, quindi è un mix di sale, pepe, aglio in polvere, cipolla in polvere, paprika, zenzero, timo e tutto quello che vi piace. Di fatto questo è il momento in cui condiamo la carne. Copertina di cheddar e coperchio. Il cheddar ha fatto il suo lavoro. Secondo piano. Nel frattempo Franci mi ha creato un'impalcatura di patatine Pont Neuf, cipolline sott'aceto on top,
A dire il vero dovevano diventare ancora più viola di così, però le abbiamo fatte infondere veramente solo il tempo di questo video. Non siate avari con le cipolle perché sarà l'unico elemento acido del vostro panino e anche croccante, oserei dire. Se non è la felicità questa cosa qui, io non so che cosa possa esserlo, onestamente. Guardate che bel bambino. Colatina di salsa rosa anche sul secondo burger. Primo piano o piano terra, sto già salivando. E secondo piano check. Vammi di cipollina. Di più, di più. Bello, ignorante. Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? E giunse infine il momento della verità. Quanta untuosità che trasuda da questo panino. Siete pronti? Morso ignorante. Mamma mia cosa non è. Buono buono, panino morbido, carne succosa ma anche crosticinosa, le cipolle acidine, la salsa bella grassa con il cheddar. Ragazzi, questo panino ha un equilibrio sconvolgente. Giudichiamo le patate di Franci. Vabbè, fingerò che siano calde. Sono morbide, però forse un po' troppo, nel senso che gli manca la parte di croccantezza che probabilmente hanno perso per aver fatto passare troppo tempo. Me ne mangio lo stesso, sono buone. Quanta ignoranza c'è. Per me è perfetto con una sola fetta di carne. Però anche così non è male. Direi che possiamo fare il party di benvenuto nella nuova casa a base di panini. Ecco, magari le patatine le compriamo. Bene, direi che per oggi è tutto. Questo panino secondo me ce lo siamo ampiamente meritato. Niente, Francia ormai magna. Per lei il video è finito 20 minuti fa. Chiuditi tu sto video, io devo mangiarmi il panino. Fateci sapere cosa ne pensate di questo tipo di hamburger. Voi a casa come ve lo fate l'hamburger? Fatemi sapere nei commenti. Dopodiché, Franci, è la tua parte. Arrivo. Scusa se ti ho distratto un attimo da quello che dovrebbe essere il tuo lavoro. Fate like. Aspetta. Così adesso magno io. Fate like, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Apsh. Aspetta che non mi piace che questa porta qua deve stare chiusa. Scusa perché per il coso. Nel frattempo Franci va a chiudere porte di camere da letto onde evitare che voi possiate fare un room tour senza il nostro permesso. Giano, troppa roba da lì. Troppa roba. Io vengo sempre cazziato nelle videoricette. Anche perché io non sto parlando, stai parlando solo tu. Bene, benvenuti nel mio canale di me medesimo. Vai Gianni. Ma cosa devo fare? Niente, ti devi spostare. Adesso conto le volte in cui fai così con le mani. Easy peasy. Lemon squeezy. Quanto siamo cringe con questa con questa filastrocca. Parallelepipedo 1. No, questo direi di no. No, nel senso che questo è il primo lato. Per il vostro panino vi servirà Perché ti tagli la testa? cipolle rosse. Avrete bisogno di cipolle rosse. Cipolle rosse l'ho detto. Hai bisogno dell'aiuto da casa? E soffiati il naso. Porca puttana. Che me lo sono soffiato 3 minuti fa, mi colla di nuovo. Ho capito. Vai un pochettino più indietro. Un pochettino più avanti. Più avanti. Devi salire, devi crescere. Allora, di su, non avanti. Su. E ti girati! Quanto cazzo ci dovevamo in casa? Questa è un'ottima ricetta per far fuori tutti gli aceti che avete in casa. Altro aceto. Fa piangere sta cosa però. E perché è commovente. Dov'è il tappo di questo qua? Minchia, è finito, forse. Lì Ok. sta sempre registrando. Ok, quindi non devo dire niente di sconveniente. Tipo? La domanda è Perché come deve essere- cazzo farò a raggiungere i 100? Beh, innanzitutto non dire le parolacce che siamo Ah. su YouTube. Come si fa a tenere stabile la temperatura? Ah, non ne ho la minima idea.